Cristiano Luzzago a bordo della coupé dal grande fascino, la Fiat Dino. Amici appassionati di automobili da collezione, oggi presentiamo un grande classico italiano, la Dino Coupé Fiat. Come sappiamo, i motori di queste vetture furono creati per merito di una collaborazione fra Enzo Ferrari e Giovanni Agnelli, perché il primo aveva la necessità di omologare 500 motori per la Formula 2 e il secondo aveva bisogno di avere una vettura sportiva di prestigio. Ferrari non avrebbe mai potuto produrre 500 automobili, mentre il gruppo Fiat avrebbe potuto farlo agevolmente. In questo modo i due patron delle importanti case automobilistiche raggiunsero questo accordo per il quale la Ferrari produsse la Dino 206 e 246, mentre la Fiat le Dino Coupé e Spider 2000 e 2004. La motorizzazione era quella destinata alle competizioni della Ferrari con cilindrata 1600, poi portata a 2000, ed era un motore con il quale aveva collaborato per la progettazione il figlio di Enzo Ferrari, il compianto Alfredo, soprannominato Dino, e è proprio in sua memoria che questa serie di motori e questa serie di vetture venne prodotte. Per quanto riguarda le Ferrari, il marchio Dino fu quello che individuò queste vetture, alle quali non fu mai apposto il marchio Ferrari in quanto era destinato solo ai 12 cilindri. Per quanto riguarda il marchio Fiat, nei primi anni di produzione furono proposte semplicemente con il marchio Dino, che a differenza di quello Ferrari che era rettangolare, sulle Fiat era rotondo, e solo quando la Ferrari fu acquisita dalla Fiat invece fu sostituito il marchio Dino dal marchio Fiat con la scritta Dino. Nel caso di questa vettura, diversamente, abbiamo il marchio Fiat sia anteriormente che posteriormente, e si presume che sia per il fatto che fu immatricolata nuova alla filiale di Brescia e quindi probabilmente per una questione di marchio, non so se prima del passaggio di consegne da Ferrari a Fiat o dopo, fu installato questo marchio. La Dino Coupé fu disegnata da Giorgetto Giugiaro e da Marcello Gandini, quindi un disegno a quattro mani realizzato poi dalla carrozzeria Bertone, per la quale all'epoca lavoravano. È una linea molto tesa, molto elegante, che consente, in alternativa alla Dino Spider, per la quale abbiamo già fatto anche un piccolo documentario in passato, di offrire a chi desidera una vettura sportiva ma utilizzabile anche tutti i giorni, sia per diporto che per lavoro, di avere 4 posti comodi e un'impostazione di guida molto sportiva, con delle prestazioni da vettura che per l'epoca erano assolutamente di rilievo e che soprattutto col modello 2004 furono ulteriormente migliorate. La 2000, differentemente dalla 24, aveva ancora un ponte posteriore rigido, mentre con la 2.4 fu introdotto il ponte posteriore con i bracci oscillanti. Il motore 2000 era direttamente derivato dalle corse, infatti aveva il basamento in alluminio con le canne umide. Era un motore più nervoso con 160 cavalli. Viceversa, nella versione successiva, il motore rivisto un po' da Lampredi per renderlo più stradale, aveva il basamento in ghisa e era un motore più elastico che dava delle migliori prestazioni per un utilizzo quotidiano della vettura, aveva più cavalli perché ne aveva 180 e soprattutto, differentemente dal primo tipo che era un motore di derivazione corsaiola e quindi poteva avere in caso di surriscaldamento dei problemi con le canne dei pistoni, nel caso di questo era un motore che poteva essere anche molto più sollecitato e comunque era molto più durevole nel tempo e consentiva un uso più da vettura quotidiana.
L'impostazione di guida della vettura è molto sportiva. La strumentazione è ben in vista al centro del volante ed è dotata di tutti gli strumenti necessari per una vettura sportiva. Ciononostante l'abitacolo è molto confortevole anche per i passeggeri e i sedili posteriori hanno anche la caratteristica di essere ribaltabili in avanti, dando un accesso al vano o baule, consentendo per chi volesse per ipotesi andare a sciare anche di infilare gli sci, come succede spesso su vetture più moderne. E questa è una caratteristica molto innovativa, introdotta all'epoca forse per la prima volta, che oggi è molto diffusa sulle vetture di serie, ma che all'epoca era assolutamente insolita. Un altro particolare interessante è l'accesso della fusibiliera sul cruscotto con uno sportellino che lo rendeva molto agevole, anche perché all'epoca le macchine comunque avevano spesso la necessità di cambiare i fusibili, differentemente dalle auto moderne dove l'automobilista non interviene praticamente mai sulla vettura.